Buonasera a tutti, ben arrivati, benvenuti da parte della Fondazione IPSA per la ricerca scientifica, fondazione che ha base qui a Lugano. Vi do il benvenuto e vi ringrazio di essere così numerosi, non vedo quasi più posti, e quindi grazie. Allora, questo che faremo stasera è qualcosa di strano, un po' magico, cercheremo di capire la magia del web, quindi per piccoli che utilizzeranno i telefonini più in là, per tutti noi che li utilizzeremo, impareremo qualcosa di nuovo anche stasera. È un evento che va a concludere una settimana che abbiamo passato a Villa Saroli, qui a Lugano, con i ragazzi delle scuole medie, e ringrazio anche alcuni di loro che vedo che sono venuti e mi hanno dato retta durante la settimana. E in questa settimana abbiamo parlato di fumetti, abbiamo parlato di digitale, abbiamo parlato di circolazione sanguigna, abbiamo cercato di farlo in una maniera molto divertente. Ora, come sempre, concludiamo questa settimana di Let's Science con questo evento qui tutti insieme. È un evento in collaborazione con la città di Lugano e quindi per questo passo la parola a Elena, perché non vogliamo togliere tempo prezioso a quello che vedremo subito dopo. Quindi grazie, buona serata e ci vediamo dopo. Grazie. Grazie. Grazie Silvia, due parole anche da parte mia, quindi un grazie, un buonasera, un ciao da parte della città di Lugano, da parte di Lugano Living Lab. Allora magari qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa, che la città di Lugano da qualche anno ha creato un laboratorio, un ufficio, vero, è in Piazza della Riforma, Palazzo Civico, si chiama Lugano Living Lab, questo è il logo L3, magari l'avete visto in giro in una serie di progetti, iniziative. Il laboratorio Lugano Living Lab si occupa di, è un parolone, di innovare, di fare innovazione utilizzando le tecnologie. Vi faccio due esempi concreti. Un'app, un'applicazione si chiama My Lugano, magari qualcuno di voi l'ha scaricata, l'utilizza, magari siete stati al Lido o in altri negozi e potete chiedere degli sconti e vi danno degli sconti nella forma della moneta digitale di Lugano che si chiamano Luga e che poi potete spendere a vostra volta all'interno di questo circuito. Un altro progetto concreto si chiama Equid, magari che cos'è questo progetto? Ci sono delle persone che si occupano proprio di raccogliere nelle aziende i computer usati. Allora cosa fa la città di Lugano? Li sistema e poi, in comodato d'uso, ovvero ve li presta, non vi dà, a chi ne ha bisogno. Quindi a chi ne ha bisogno, chi non ne vuole comprare o ne vuole avere un computer in casa. Quindi potete fare questa richiesta, è un progetto in collaborazione con la divisione socialità della città di Lugano. Non è solo utilizzare, quindi avere questi dispositivi, ma è anche utilizzarli in modo consapevole. Da qui il progetto digitale consapevole. Questa sera è una iniziativa proprio che rappresenta questa collaborazione grazie alla Fondazione IPSA per la ricerca scientifica. Io penso che, Silvia, facciamo già una magia. Io direi che ora facciamo la magia principale, cioè liberiamo tutte queste persone dalla nostra presenza perché abbiamo da fare cose più interessanti. Scompariamo. Buona serata. Buonasera a tutti. Buonasera, appaio anch'io da dietro le quinte. Come state? Tutto bene? Non vi ho sentiti. Come va?
Ecco, questa è l'energia giusta. Devo dire che è un grande onore per me trovarmi su questo palco, in questa cornice meravigliosa. Avete visto, sembra di essere proprio, di fluttuare sul lago di Lugano, quindi è veramente un posto incredibile. Però non sarò da solo e cercherò adesso con i miei superpoteri di far apparire una persona addirittura da Boston, una ricercatrice famosa in tutto il mondo. Eccola qui, la signora Laura. Eccola, applaudiamola. Ciao Federico. Laura, mi permetto di darti del tu perché ci siamo conosciuti prima dietro le quinte, sei una persona veramente brillante, magari puoi presentarti al nostro pubblico. Ciao, grazie a tutti per essere qua oggi. Io sono Laura Marciano e studio il digitale e la salute nei giovani e attualmente sono all'Università di Harvard a Boston, ma oggi sono qui perché dopo una settimana di workshop con l'IPSA Foundation insieme agli studenti per lavorare sull'uso del digitale consapevole, oggi parliamo in realtà con 3 esperti, quindi non sarò io l'esperta, ma con altri 3 esperti che adesso chiamo sul palco. Quindi abbiamo Gianluca Dotti, un giornalista freelance che tratta proprio di digitale e salute. Poi abbiamo Rosalba Morese, dalle neuroscienze sociali, ricercatrice docente all'USI. E poi Dario Gennari, che invece è un clinico e psicoterapeuta e lavora con le dipendenze digitali. Ecco, allora io scompaio anche io e ti lascio il palco per il prossimo numero. Bene, beh, io direi di rompere il ghiaccio con un primo numero di mentalismo, che ne dite? Volete vedere qualcosa di difficile o di impossibile? Impossibile. Allora, chi vuole vedere qualcosa di impossibile alzi un piede. Ah, pochi, però pochi ma buoni. Bene, dai, allora inizierei lanciando il mio famoso aeroplanino di carta, perché voi sapete che una delle difficoltà più grandi per un mentalista è quella di garantire al pubblico che non ci sia di mezzo un complice, no? Se io adesso andassi da lui, come ti chiami? Federico, ecco, sembrerebbe una coincidenza incredibile, no? Invece, lanciando l'aeroplanino di carta, avrete la garanzia che chi verrà scelto in nessun modo poteva sapere di essere chiamato sul palco. Federico, vieni a lanciare tu stesso l'aeroplanino. Tu sei sposato o felice? Scusami. Felice, ok, un giorno capirai. Vai, lancia l'aeroplanino. Vediamo chi è il fortunato che si metterà in gioco. La persona più vicina... Beh, direi che abbiamo lì una ragazza con un pullover blu che si guarda dall'altra parte. Alzati pure in piedi. Sì, lei che non ha ancora capito di essere scelta. Alzati. Applaudiamola, ecco, vieni pure. Federico, rimani un secondo. Vieni. Non temere per la tua incolumità fisica e psicologica. Come ti chiami? Elisa, benvenuta. Sapevi che saresti stata chiamata sul palco? Avevi un presentimento? La cosa ti fa piacere? Tantissimo, no, mica tanto. Vabbè, ho preparato, signori, una previsione che do da custodire al buon Federico. Vieni pure qua, puoi sederti di fianco a Laura. Eccolo lì. La previsione. Elisa, cosa credi che ci sia qui dentro? Un numero, un disegno, una parola? Una parola, brava, esatto, una parola. Federico adesso la custodirà con, vedete, questo sguardo guardingo, no, da mastino inglese, ci piace. Ho portato con me alcune riviste che rappresentano Lugano, rappresentano il digitale anche, vedete? Abbiamo questa dell'HAC, Lugano in estate, il programma dell'HAC, Elisa, Mai Lugano, digitalizza la cultura, ci sono un sacco di riviste interessanti, devi scegliere una di queste riviste liberamente e poi ti farò fare degli strappi per creare un po' di movimento fino a quando arriverai su un'unica parola. Vai, allora scegli quella che ti ispira di più, ok? Sì, quale vuoi? Ah, molto bene, il programma dell'HAC proprio, Hai già visto qualche spettacolo qui all'HAC? Qui ce ne sono veramente tantissimi. Ora ti chiedo semplicemente di strappare una pagina. Tranquilli, abbiamo tanti altri programmi. Vai, strappa una pagina. L'importante è che ci siano su delle parole. Aprila a caso proprio. Vedete proprio la casualità totale. Tu credi nelle coincidenze? Non lo so. Sì, no? No, beh, neanch'io. Però questa potrebbe essere una coincidenza. Vai, strappa. Ok, perfetto.
Adesso, attenzione, devi fare alcuni pezzettini, quindi fai dei pezzettini di questa grandezza. Sì, proprio strappa così. Ecco, non aver paura, vai, tranquilla. Ecco, così, di questa grandezza va benissimo. Perfetto. Ancora un pochino. Non ti preoccupare, non è pericoloso. No, non è evidente arrivare davanti a un palco con un pubblico così incandescente. Ok, adesso li separiamo in due metà, così. Tieni, questi pendili nella metà destra, chiudila bene. Questi metti nella metà sinistra, chiudili bene. Metti le mani dritte, perfetto. Fai uno sguardo rilassato e felice di essere sul palco. Va bene, al 3 schioccherò le dita, dovrai abbassare una mano, va bene? Poi l'altra la scartiamo, hai capito? Sei pronta? Rilassati, non decidere ancora. Quando schiocco le dita, una mano la abbassi. Sei pronta? È impossibile sapere quale sta per abbassare, giusto? No, non è impossibile, è semplicemente molto difficile. Sei pronta? Allora, 1, 2, 3, abbassa la mano, ok? Tutti questi buttali dietro la schiena. Perfetto, perfetto. Ora facciamo la stessa cosa con quelli, separali senza guardare, un po' in una mano, un po' nell'altra, senza guardare, separa. Ok, schioccherò le dita, va bene? E vabbè, puoi anche direttamente lanciare via. Dobbiamo arrivare fino ad avere un pezzettino, hai capito? Sei pronta? Allora, fai un lancio proprio bello potente, Allora, 1. Se vuoi cambiare idea, cambia ancora, 1. Ma sei pronta? Sì. Ok, 1, 2, 3, vai. Ok, separa quelli che hai lì, senza guardarli così, deve essere una scelta casuale. Ok, metti le mani. 1, 2, 3, elimina. Ok, quanti ne hai qua ancora? Ok, mettine uno in uno. Vai, ok, separa. 1, 2, 3, lancia. Perfetto. Questi li buttiamo via, altrimenti sembra che siamo un carnevale. Ok, invece che una presentazione scientifica. Allora, appoggia pure il bigliettino sulla mano, devi pensare a una parola che c'è sopra, che sia completa almeno, ecco. Ce n'è una? Ok, pensala intensamente. E ora, signori, è giunta l'ora di prendere la previsione dall'eletto. Colui, che ha custodito la previsione. Elisa, tu hai fatto delle scelte completamente casuali, era impossibile per noi sapere quale pezzettino avresti tenuto e quale delle varie parole avresti pensato. Per la prima volta di ad alta voce la parola che hai scelto. Digitale. Digitale? Beh, parlando insomma di tecnologia, non mi sembra, no? Puoi farla vedere magari a Gianluca, puoi confermare che... Confermo. C'è scritto digitale. Signori, era quasi impossibile, ma ci piace credere che il modo migliore di prevedere il futuro sia crearlo. Perché la previsione iniziava con una D. Era impossibile sapere che pezzettino avresti tenuto, che libro avrebbe scelto. Eppure la previsione è proprio digitale. È pazzesco. Incredibile, Cioè, io sono senza parole. Laura, che ne pensi? Adesso dissezioniamo il numero, cerchiamo di capire come ha fatto. Questo te lo lascio come ricordo. Applaudiamo ancora Elisa per il suo coraggio. Bravissima. Yes. Bene, questo vi ringrazio, era un piccolo preambolo. Adesso cedo la parola ai miei relatori. Arrivederci, a dopo. Buona presentazione. Grazie. Allora, il trucco c'è, ma non si vede. Allora, cerchiamo di capire cosa il digitale può prevedere in alcuni ambiti e alcune attività che noi facciamo tutti i giorni, ad esempio comprare qualcosa. Vediamo un video che ci introdurrà all'argomento successivo. Sapete, nel mentalismo si può riuscire a leggere nella mente delle persone. Beh, non proprio tutto, però grazie ad alcune tecniche è possibile condizionare le scelte. Non lo fanno però solo i mentalisti, anche ad esempio i siti di vendita online riescono, tramite alcune tecniche molto simili a quelle di un mentalista, a condizionare le scelte. Ipotizziamo ad esempio di voler acquistare un semplice cubo di Rubik. Apriamo un sito di acquisti online. Che cosa farebbe un mentalista? Di cubi di Rubik ce ne sono tantissimi. Quale scegliere? Come un mentalista, anche il sito online vi propone delle opzioni preselezionate e se scegliamo fra una di esse, affare fatto. Poi, nel momento in cui state scegliendo, che cosa farebbe un mentalista? Fa leva sulle vostre emozioni,
ad esempio mostrandovi qual è il cubo di Rubik più venduto. Addentriamoci ancora di più nella scelta. Che cosa farebbe un mentalista? Cercherebbe di persuadere la persona facendo leva sul fattore tempo, che è limitato. E se la persona ancora non è convinta, che strategia utilizzerebbe un mentalista? Potrebbe fare delle domande in più. E un sito internet invece ci propone dei prodotti simili per arricchire la conoscenza che ha su di noi. E queste sono solo alcune semplici tecniche da mentalista che possiamo trovare mentre navighiamo online. Basta saperlo affinché sia affare fatto anche per te. Ecco, allora, noi parliamo oggi di queste tecniche nel marketing online con Gianluca Dotti. Ciao a tutti. Gianluca, noi sappiamo da alcune ricerche che i giovani di oggi cercano informazioni sulle varie tematiche e anche sulla salute nell'84% dei casi sui social media e più del 70% dei casi nei video, ad esempio di YouTube. Ma come questa ricerca delle informazioni ci può influenzare? Ci sono delle persone più a rischio? La domanda è molto complicata, però ha molto a che fare con quello che noi facciamo tutti i giorni quando siamo su internet. Se ci pensiamo, noi digitiamo delle cose nei motori di ricerca, guardiamo dei video online, scorriamo le bacheche, i feed dei social network. Chi di voi ha mai guardato un video su YouTube? Chi di voi ha mai fatto una ricerca su Google? Ok, vedo che le vostre braccia funzionano, perfetto. Ogni volta che noi facciamo qualcosa online, stiamo dando dei dati su di noi, delle informazioni su cosa ci piace, cosa ci interessa. Quando ci fermiamo a guardare qualcosa, stiamo raccontando a chi raccoglie i nostri dati, a chi c'è dall'altra parte, quali sono le nostre preferenze. E tutte queste informazioni messe insieme permettono di offrirci, di farci vedere i prodotti che più ci piacciono. Prima nel video abbiamo visto l'esempio del cubo di Rubik. Voi sapete che un cubo di Rubik costa pochino, lo prendiamo per divertimento, lo possiamo comprare e ci sono delle tecniche per invogliarci a comprarne di più o dei prodotti affini o degli altri giochi. Pensiamo però a che cosa succede quando le stesse tecniche, anziché essere usate per farci comprare un gioco, vengono usate per farci comprare qualcosa che per esempio riguarda la nostra salute, magari con l'inganno, un rimedio un po' farlocco, che in realtà non serve a niente, ma che ci viene proposto perché noi abbiamo cercato certe cose su internet e quindi qualcuno dice, beh, proviamo a vendere a quel ragazzo, a quella ragazza, a quella persona, quel prodotto, magari lo compra. Peccato che poi non serve a niente e si cade vittima di una truffa. Addirittura in certi casi può anche essere pericoloso se compriamo qualche cosa che è per la nostra salute e che non sappiamo che cos'è e non ci siamo informati bene. Ecco, grazie. Quindi questo aspetto del cercare online, ma anche di porre attenzione ad alcune informazioni, magari anche in modo un po' ingenuo. Ma quindi secondo te quanto gioca il ruolo della persona nell'essere attivo piuttosto che passivo nei confronti di queste scelte? Essere attivi è importante. Il primo trucco, visto che stasera parliamo di trucchi, per cercare di evitare di cadere nelle truffe online è porsi sempre la domanda: ma siamo sicuri che quello che sto vedendo sia corretto, sia trasparente, sia fatto bene? O magari c'è qualcuno che sta cercando di ingannarmi, di truffarmi? Io di mestiere mi occupo anche di fare il cosiddetto debunking, cioè di sbugiardare le bufale che ci sono online. E di bufale scientifiche ce ne sono tantissime. Ecco, spesso la domanda che viene fatta è: qual è il trucco per trovare se online c'è una bufala? Beh, la prima cosa da fare è ricordarsi che non sempre quello che vediamo online è per forza vero. Porsi delle domande, restare sempre attenti, svegli, vigili, attivi, anziché guardare passivamente quello che in rete ci viene proposto. Ecco, perché guardando passivamente poi possiamo anche essere un po' vittime di queste illusioni che cercano di attrarre la nostra attenzione. Secondo te ci sono
dei meccanismi, dei siti particolari che cercano in modo particolare di attrarre l'attenzione? Quali possono essere i trick utilizzati per attrarre la nostra attenzione in questo senso? Beh, di trucchi ce ne sono tantissime che si possono usare, vanno da quelli più banali, quindi sapete che cos'è un pop-up? Quindi quelle immagini, quei piccoli video che appaiono davanti al resto e ci catturano subito l'attenzione. Oppure a volte ci sono delle tecniche anche nel posizionare dentro una pagina web gli annunci pubblicitari in certe posizioni anziché in altre, perché sono stati fatti degli studi scientifici e si sa che oggi sia dai computer, sia sui tablet, sia sugli smartphone, i nostri occhi non vedono tutta la pagina insieme, ma l'occhio ci cade sempre prima in un certo punto, che tipicamente è in alto a sinistra, e poi scorre con una certa traiettoria lungo la pagina. E poi ci sono degli altri trucchi molto di basso livello, non come quelli che abbiamo visto prima, per esempio l'indirizzo del sito internet, quella che si chiama la URL in termine tecnico, viene creato in modo simile a un sito vero, cambiando qualche lettera. Così noi crediamo che sia il sito originale, ma in realtà è un sito farlocco. Quindi è importante fare sempre attenzione a leggere bene quello che c'è scritto. Grazie Gianluca per queste tue spiegazioni. Allora, adesso abbiamo parlato di acquisti online, ma si può prevedere qualcosa di più, ad esempio un numero? Con qualche trucco in più? Un'idea ce l'avrei. Che ne dite, proviamo a fare qualcosa di ancora più impossibile di prima? Non vi ho sentiti. Che ne dite? Ecco! Questo è uno dei presupposti, no? Uno degli ingredienti per la riuscita dei miei numeri. Ci vuole un po' di entusiasmo, anche perché in questo caso coinvolgerò ben 3 persone sul palco. Vediamo chi è il fortunato. Allora, lanciamo qua. Quale? Oh, no, Elena, lei... No. Come ti chiami tu? Come? Adriano. Proprio il nome che mi serviva. Applaudiamo Adriano, vieni pure. Prendiamo anche altre 2 persone. Vieni anche tu. E vieni anche tu. Applaudiamo i volontari, venite su, forza. Eccoli. Ok, mettiti pure, come ti chiami? Camilla, mettiti pure qua. Adriano hai detto, giusto? Adriano, stai qui, non ti preoccupare, sono vegetariano. Mettiti in una posizione rilassata. E tu sei? Giorgia, vieni pure qui a destra. Ora, io vi ho scelti un po' così a caso, voi non sapevate che sareste saliti sul palco, giusto? Però è un po' di entusiasmo, no? Per la buona novella. Ecco, qualcuno di voi per caso ha un iPhone sotto mano? Sì, tu ne hai uno? Perfetto. Ok, tu intanto custodiscilo. Voilà. Ho portato con me un block notice e vorrei che ognuno di voi 3 scegliesse un numero, facciamo per te più facile, che sei giovane, un numero di 2 cifre. Fammi un esempio di numero di 2 cifre. 23 ad esempio, quello che vuoi, adesso non fare lo stesso e lo puoi scrivere qua. Ok? Tu che sei molto giovane puoi pensarne anche tu uno di 2 cifre e lo scrivi sotto. E tu invece, un po' più difficile, si vede che sei un tipo intellettuale, puoi scrivere un numero di 5 cifre. Ok, comincia, io li posso vedere, non è un problema. Tieni, me lo sbloccheresti intanto? Ok, perfetto. Beh, tu intanto metti il numero di 5 cifre. Ok, grazie per la donazione spontanea. No, te lo rendo, non ti preoccupare. Ok, sì, tu ancora di... Sì, esatto. Allora, fammi vedere se c'è la calcolatrice. Ok, posso? Tieni, aprilo un secondo, tienilo così, voilà. Allora, vediamo un attimo. Adesso li moltiplichiamo, questi numeri, aspetta. Sì, adesso fai per, ok, questo. Per l'ultimo risultato 22.062.010. Per sicurezza facciamolo moltiplicare anche... Tu come ti chiami? Sì. Vieni. No, mettiti qua. Moltiplica anche tu. Sono questi i numeri che avete scelto voi, Tu hai ottenuto 22.062.010. Però tieni, moltiplicali anche tu che non si sa mai, giusto per essere sicuri al 100%.
Ok, intanto questo lo possiamo mettere via, grazie mille. Moltiplicali, ecco, si esci pure da Instagram, perfetto. Cosa hai ottenuto? 22 milioni 062 10. Quindi è uguale? Ok, quindi ragazzi abbiamo calcolato bene, questa è una buona notizia. Vieni secondo te anche sul palco? Sì, sì. 22 milioni. Ora, tutti si sono insomma resi conto di aver avuto un ruolo, tranne te. E tu dici, ma sono stata scelta, sono venuto qua sul palco e cosa ho fatto? Tu eri l'eletta. Tu eri la previsione, la protagonista. Puoi leggere tu ad alta voce il risultato di questi numeri che hanno scelto? Leggilo ad alta voce. 22 milioni. E ora invece leggilo come se fosse una data di nascita. 22 giugno 2010. Che cos'è? Ma è la mia data di nascita. È la tua data di nascita? Tu sei il padre? Lo zio confermi. Cioè, signori, pazzesco. Adria, com'è possibile sta roba? Com'è possibile? Cioè, i 3 numeri che avete scelto, li abbiamo controllati, li ha controllati io zio e la data di nascita di Camilla. Cosa ne pensi? Senza parole. Perfetto. Lasciamo allora che con l'applauso del pubblico tornino ai loro posti volontari, grazie. Federico, che posso dire? Vai, vai. Anni di studio per non capirne proprio niente. Vabbè, l'importante Molto è frustrante. L'importante è divertirsi, però adesso vediamo anche degli esempi di questo tipo nel mondo del digitale. Quindi cedo di nuovo la parola alla mia correlatrice Laura. Sì, anch'io inizio ad avere qualche dubbio scientifico e infatti inizio a mettere in discussione quello che stiamo studiando, ma vediamo allora con un altro video a proposito dei dati, come i dati possono essere utilizzati nel mondo online e perché è importante essere attenti. Sapete, un mentalista può riuscire ad ottenere informazioni anche molto private senza che una persona se ne renda conto. Purtroppo però possono farlo anche malintenzionati che online cercano di sottrarci informazioni per scopi poco nobili. Vediamo come possono fare. Come un mentalista devono innanzitutto riuscire ad attirare la nostra attenzione, ad esempio informandoci via email di una finta urgenza, chiedendoci di verificare le credenziali di accesso di un nostro account. E poi, devono farci percepire di essere in un ambiente molto sicuro per convincerci ad inserire dei dati personali, ad esempio ricreando la pagina di login del vostro conto corrente o di un social media. Infine propongono una soluzione veloce e puntuale per risolvere il problema. È sufficiente una chiara indicazione come clicca qui e modifica la password e voilà, abbiamo appena fornito i nostri dati sensibili a un malintenzionato. Purtroppo non basta saperlo, anche i più attenti, sì lo ammetto pure io, possono essere vittime di questi attacchi. E allora cosa possiamo fare per evitare di cadere in questi tranelli digitali? Proprio come un mentalista, dobbiamo imparare ad osservare con attenzione i dettagli di questi messaggi. E ricordiamoci del fattore tempo. Non abbiate fretta di fornire subito i vostri dati, anche se vi viene richiesto un intervento immediato. Insomma, interagite online ad armi pari. Provate a pensare a muovervi come un mentalista e voilà! Ecco, anche a me è capitato, prima che dovessi andare a Boston con tutta la burocrazia è arrivata un'email dicendo dovresti fare un bonifico di 1-2 franchi per ricevere la lettera da Boston, ma certo, e invece no, era una truffa. E sono rimasta assolutamente sconcertata perché ho pensato, cavolo, nella mia email, nel mio sistema, in qualche modo qualcuno sa che io sto aspettando un pacco dall'altra parte del mondo. Quindi devo dire, non so davvero come sia potuto succedere. Ma parliamo con Rosalba invece di un aspetto. Noi abbiamo visto qui i dati utilizzati per avere nostre informazioni di privacy personali, ma il dato, quello sociale, nel mondo online, questo un po' a volte viene a mancare, perché noi non siamo vis-à-vis come oggi qua, no? Quindi ci mancano delle informazioni, perché anche solo guardare gli altri negli occhi, vedere i gesti, i movimenti,
vedere le espressioni facciali è qualcosa che il nostro cervello rielabora anche in modo inconscio, quindi senza consapevolezza, per capire qualcosa sulle nostre emozioni e sull'altro. Ma quindi Rosalba, cioè, prima di tutto, come facciamo a capire gli altri online e cosa vuol dire cervello sociale? Allora, innanzitutto un saluto a tutti, ciao. Quindi adesso io vi parlo di quello che è il cervello sociale, nel senso che il cervello sociale, non so se qualcuno di voi lo conosce, c'è qualcuno che ha un'idea rispetto a che cos'è un cervello e il cervello sociale? Perfetto. Il cervello sociale è il nostro cervello che praticamente si attiva quando noi siamo con gli altri, quando noi siamo con i nostri amici, quando noi parliamo con gli altri, quando noi ci confidiamo, giochiamo con gli altri, siamo a scuola con i nostri compagni. Quando noi interagiamo con le altre persone, il nostro cervello in realtà attiva una serie di aree cerebrali che si chiamano aree della relazione. Quindi quando noi siamo con gli altri in qualche modo siamo già connessi già internamente e anche esternamente. Quindi il cervello sociale è quella parte del cervello che si attiva quando noi siamo con gli altri, semplicemente. Ma la cosa bellissima e super affascinante, attenzione ragazzi, è che il nostro cervello sociale ha dei superpoteri. Quindi in realtà noi abbiamo dei superpoteri. E questo lo dicono tanti scienziati, ormai sappiamo che noi abbiamo dei superpoteri. E indovinate un po' qual è un superpotere fortissimo e molto potente che usiamo quasi, cioè diciamo tutti i giorni e speriamo tutti i giorni anche. Indovinate un po'? Sì? La vista. Anche, ci serve, benissimo. Ma secondo voi è possibile leggere la mente degli altri? Chi è che dice sì? Alzi la mano. Io dico sì. Io dico 2 volte sì. Chi è che invece pensa no, non è possibile? È possibile, non è possibile? Ok, in realtà un superpotere è proprio la capacità che tutti noi abbiamo, grazie al nostro cervello sociale, di leggere la mente degli altri. Cioè noi quando vediamo qualcuno che è triste, come facciamo a saperlo? Non c'è scritto, giusto? Lo intuiamo, si vede, sembra semplice, ma in realtà è il nostro cervello sociale che lo sta capendo. Quindi anche se non viene detto, noi lo capiamo. Quindi questo ci permette di capire come l'altro si sente e anche prevedere quello che diceva Laura e quello che diceva Federico in qualche modo, prevedere il nostro comportamento. Quindi quello che noi facciamo è quello che possono fare anche gli altri. Prima Laura parlava della fiducia, giusto? Sì, infatti volevo chiederti, ma per prevedere, al di là che quando noi prevediamo le emozioni degli altri in qualche modo, correggimi se sbaglio, la riviviamo dentro di noi, no? Noi capiamo gli altri perché in noi attiva un'esperienza che è simile a quello che sta succedendo, giusto Rosalba? Sì. Con questi neuroni specchio, quindi sono proprio specchio perché stiamo rispecchiando l'emozione e il vissuto degli altri. Però online è difficile perché noi non abbiamo l'altro davanti, quindi non sappiamo davvero se quello che sta succedendo è reale o non è reale, giusto? Esatto, esattamente. Noi non possiamo saperlo perché non abbiamo l'altra... Quando noi siamo con gli altri è più facile, no? Perché capiamo il tono della voce, vediamo l'espressione del volto, capiamo come gesticola, come si muove, quindi diventa tutto molto più semplice. Quando siamo in un contesto online tante informazioni ci mancano, ok? Ma lì chi ci viene in aiuto, attenzione, sempre il nostro cervello sociale, ma è sempre la stessa capacità di leggere la mente dell'altro. Noi abbiamo proprio questa capacità fortissima che usiamo tutti i giorni, noi non ci accorgiamo, ma quando noi attraversiamo la strada, quando ci spostiamo perché qualcuno viene incontro a noi, non è qualcosa di automatico, Cioè è la nostra capacità di prevedere dove l'altro andrà. Quindi quando siamo con gli altri, il nostro cervello sociale usa questo superpotere che dobbiamo allenare, mi raccomando, perché poi quando siamo in contesti online dove mancano queste informazioni, lui ci può aiutare. Ecco, ma però online mancano queste informazioni, quindi... Ma possiamo fidarci online? Perché tu prima hai accennato al tema della fiducia, io ho anche fatto qualche ricerca sulla fiducia, a volte fidarsi troppo non sembra essere qualcosa di troppo positivo, no? E su questo cosa ci puoi dire?
Allora, anche io ho fatto delle ricerche sulla fiducia con dei miei colleghi e abbiamo usato proprio un gioco, esistono anche dei giochi, il gioco della fiducia, si chiama Trust Game. Tendenzialmente noi, cioè quando giochiamo, perché noi possiamo misurare la fiducia, noi ricercatori cerchiamo un po' di misurare, no, il comportamento, studiarlo, anche la fiducia si può misurare in qualche modo. E di fatto abbiamo visto che noi quando c'è un altro essere umano, comunque anche di altre culture diverse dalla nostra, tendenzialmente ci fidiamo. Di più rispetto ai dispositivi elettronici. Da noi, cioè da questa ricerca è emerso questo. Quindi cosa vuol dire questo? Che noi in maniera naturale, ok, tendiamo a fidarci degli altri. Qual è il punto? Che dobbiamo avere più consapevolezza che in un contesto come quello digitale non sappiamo chi abbiamo dall'altra parte. Ecco, grazie Rosalma. Quindi consapevolezza di chi c'è o non c'è dall'altra parte, anche perché a un certo punto chi è dall'altra parte potrebbe utilizzare i dati per prevedere qualcosa di noi. Ma quindi, prima hai fatto un trucco sul numero, ma se riesci a prevedere qualcosa in più di un semplice numero, tipo il pensiero, ti lancio questa sfida. Accetto la sfida. Beh, allora, proviamo a fare forse il numero più difficile di tutti questi tre, perché finora abbiamo previsto un numero, una data di nascita, una parola scelta a caso, ma nulla di ancora più emotivo e intimo. È importante però lanciare di nuovo l'aeroplanino, perché non vorrei che qualcuno pensasse che ci sia un complice. Ad esempio, tu come ti chiami? Lisa, ti va di lanciare questo aeroplanino più lontano possibile? Alzati in piedi, in avanti, perché noi non possiamo partecipare, sarebbe troppo facile. Allora, vediamo un po' chi è il fortunato. Non c'è nessuno lì. Adriano, prendi l'aeroplanino, lancialo tu. Magari, ecco, vediamo il ragazzo più vicino all'aeroplanino, o ragazza che abbia, diciamo, tra i 15 e i 45 anni. Vai, lancia. Beh, direi che il vicino, la vicina... Come ti chiami? No, lei forse... Il vicino mi sembra... Come ti chiami tu? Sasha? Quanti anni hai? 14, cavolo, di poco. Ma che dite, va bene anche 14? Ma sì, dai, applaudiamolo, vieni. Ok. Vieni Sasha, ti faccio sedere. Mettiti qua in pole position. Federico, piacere. Tu hai già visto il mio spettacolo o è la prima volta? E come ti sembra finora? Sconcertante? Un po'? Beh, vediamo se riesco a stupirti adesso. Tu hai per caso dei social media? Ok, hai qualcosa di te su internet? Nulla di nulla? No, allora non riesco. Vedete, questo è anche il bello della diretta, però hai una fortuna, puoi lasciare di nuovo tu l'aeroplanino. No, allora dobbiamo prendere qualcuno che abbia un social media, perché voglio farvi vedere pregi ma anche difetti e pericoli dei social media. Vai. Secondo me è troppo giovane. Vai, fate così, fai una palla di carta proprio, almeno. Vai, Sasha, lancialo ancora più lontano. Però vedete che questo vi garantisce che la scelta è completamente casuale. Ecco, lui rappresenta il profilo che ho detto prima, fra i 15 e i 40 anni. Quanti anni hai? Beh, perfetto, dai, applaudiamo. Aspetta, c'hai un social media? Sì, ce li hai? Bene, dai, applaudiamolo, su, diamogli un po' di incoraggiamento. Ce l'abbiamo fatta. Bene. Oh, comunque, bene, Simona, che Sasha non ci abbia ancora i social media. Come ti chiami? Damiano, benvenuto. Damiano, tu mi hai già visto da qualche parte fare spettacoli, eccetera? Non troppo spesso, ma sì. Ma mai sul palco come volontario? No, mai. La cosa però ti fa piacere? Abbastanza. Bene. Allora, io prima di spiegarti quello che farò, devo accedere per pochi istanti a un tuo social media, che può essere Instagram, Facebook, cos'è che c'hai, ad esempio? Fai così, ti do... Facebook va benissimo. Allora, vai, metti qua, questo è il mio Facebook. Tac, entra dentro. Tac, vai, scrivi il tuo nome. No, perché quello che noi non ci rendiamo conto è che quando ci iscriviamo a un social media, loro ci fanno firmare un contratto, anche solo se è online, che tutti i nostri dati sono di loro proprietà.
cioè possono pubblicarli, potrebbero utilizzarli per quasi qualunque cosa. Quindi va bene, no? Che condividiamo le nostre vite personali, ma dobbiamo anche stare attenti a quello che pubblichiamo. Io vedo che hai fatto un Master in Science, interessante, quindi hai studiato all'università, vedo delle immagini dove ti sei immerso in subacquea, delle città, vedo qui delle persone, Elfried Ramos, interessante, vedo qui una ragazza, sei un tipo sportivo, cioè comincio a capire delle cose su di te, è qui, è tutto dentro. Allora, nel frattempo, io me lo studio ancora 30 secondi, nel frattempo ti chiedo di pensare a una persona importante della tua vita che io però non possa conoscere. E anzi, magari prendi qualcuno che non credi neanche che ci sia sul tuo Facebook, Instagram, va bene? Di questa persona devi conoscere tutto, però devi conoscere dove abita, almeno pressappoco, no? Se è in Svizzera o all'estero, devi conoscere il nome, chiaramente, l'età di questa persona, almeno indicativa, e il suo hobby più importante, magari la pesca. Si può fare, ma non credo che non sia... Fa niente, non è importante, non me lo devi neanche dire. Sono sicuro che conosci centinaia di persone, quindi la cosa va bene, comunque, non è facile. Allora, ti lascio pensare qualche secondo, dimmi quando ce l'hai, e te la faccio mettere per iscritto e poi lo diamo al nostro notaio. Dov'è il Federico di prima? Vieni Federico, mettiti pure qua, tu sarai il notaio. Che lavoro vuoi fare da grande? Non ci hai ancora pensato? Il mantenuto? No. Vabbè, ok, beh, quando hai scelto puoi metterlo per iscritto. Qua, in stampatello maiuscolo. Assicurati che né io né Federico vediamo. Federico, vieni qui con me intanto, studiamoci un po' questo futuro. Mi piace tanto questa frase che ha scritto: Future is just a hypothesis. Il futuro è solo un'ipotesi. Vedi che qua ci sono delle persone. Interessante. Secondo te è fidanzato il nostro volontario? Sì. Tipo sportivo? Vedi un po' i posti in cui frequenti. Cioè, è incredibile, in pochi minuti ti fai... Bravo, tanti posti al mare. Fa bene, direi. Quando hai fatto, chiudilo pure in 2. Ok, anzi, siccome sono mentalista, chiudilo in 4, che non si sa mai. Tra l'altro, chi di voi si ricorda a memoria il giorno della settimana in cui è nato? Alzi una mano, chi si ricorda... non lo dite, non ditelo. Tu, dimmi solo la data di nascita, vai. 31 maggio. 31 maggio del... Ecco, questo ad esempio è un... aspetta, è un giovedì, sì. No, venerdì. Verifica, è giovedì, sì, sì. Chi è sicuro al 100%? Al 100% proprio, Tu sei sicura al 100%? Vai, dimmi la tua data di nascita. 10 agosto 76. Ok, questo è un lunedì. Alla grande, perfetto. Anche tu lunedì. Qua abbiamo un altro volontario, prego. 8 luglio del... 77. Questo è un venerdì. Alla grande, batte 5, perché... Sono vaccinato, tranquillo. Vabbè, no, tu verifica. Mamma mia, devo offrirti da bere allora. Ho calcolato troppo in fretta. Dai, un'ultima data, mi devo riprendere. La signora, prego, solo la data, 26 luglio del... 70. Ecco, questo è più difficile, dovrebbe essere, aspetti, Urca, questa è difficilissima, però direi che è una domenica. Alla grande, perfetto, bravissima, ottimo giorno per nascere. Va bene, intanto torniamo. Ok, chiudilo pure in 2 almeno. Vieni Federico. Voilà, perfetto. Siete pronti? Allora, guarda, puoi confermare che non si vede nulla in controluce? Prova a leggere attraverso. Si vede? Io? No, Sì, no, tieni la penna, questa te la regalo. Ok, ti piace? Ok, vieni pure Federico, avvicinati e lascia la mano così e l'altra mano sopra. Chiudila come se fosse una specie di... Bravo, così, Tu sei, ti ricordo, il guardiano. Allora, ora la cosa difficile che dovremmo provare a fare è cercare di fare un paio di domande al volontario per riuscire a individuare la persona. Questo è il regalo. Sì, mettila. Perfetto. Sei pronto? Allora, concentrati su questa persona. Immagina che si avvicini lentamente verso di te. Ok, beh, vedo che hai pensato a una ragazza. Vedo questo sguardo tipicamente femminile, una persona giovane, ti direi
così guardandola davanti a me ti direi che hai scelto una persona che ha un'età compresa fra i 25 e i 35 anni, ne dimostra di meno, secondo me è giovanile. Prova a chiederle, ma solo nella tua testa, quanti anni hai? Prova a pensare a questa domanda. Sì, ha risposto, ha detto, mio caro, sai bene che ho 32 anni, giusto? Giusto. Incredibile. Ok, aspetta che cerco di cogliere alcuni altri dettagli. Sì, non è molto alta, però vedo che è atletica, sta facendo qualcosa legato a una sua passione, c'è uno sport. Prova a pensare proprio solo nella tua testa allo sport che ama fare questa ragazza. Non è il calcio. Vedo che si muove, vedo che sta ballando. Io credo, sii sincero però, non dirlo per compiacermi, credo che lei sia una danzatrice. Lo è. Vero? Sì. Fantastico. Di solito c'è un piccolo applauso di... ok, apri pure la mano, questo glielo diamo da tenere... No, perché sembra facile. Questo mettilo in tasca proprio, perché alla fine glielo faremo leggere a Federico. Ora, visualizzala ancora un attimo. Ok, no, vedo che ha una piccola cicatrice qui all'altezza del ginocchio destro, dovuta a una caduta in bicicletta che ha fatto l'età di 14 anni. Adesso dicevamo ne ha 32. C'è una L in questo nome anche, non è la prima lettera però, né? Ma devo dirti che non sapevo di questo incidente che mi hai detto. Chiediglielo, ti confermerà. C'è anche un... è incredibile, si può andare... Vedo che c'è... Chiediglielo nella mia testa o chiediglielo di persona? No, di persona, perché sennò dovresti essere un mentalista anche tu. Aspetta, brillante lui comunque. Attenzione, signori, si sta avvicinando ancora di più. Sì, c'è un legame profondo con questa persona che si è, diciamo così, concretizzato però negli anni. Io credo che ci sia anche una L in questo nome, una I, vedo una A, aspetta, non dirmi nulla, Tania, c'è una L, sento questa L che è abbastanza marcata, ma anche forse un'altra lettera. Lei è un tipo molto creativo, una tipa, ti direi... anche un po' estroversa, nel senso che va d'accordo con tutti, è una persona con cui si va d'accordo volentieri, è una divertente, però ha anche una qualità, direi che... ha un po' una personalità leader, riesce a convincere gli altri delle sue idee abbastanza facilmente, dotata di un ottimo senso dell'intuizione, ma la cosa che ti piace di più di lei è che è una persona che, se può farti un favore, ti viene sempre a dare una mano, no? Una persona di cuore. C'è anche una N in questo nome, forse la prima lettera, possibile? Temo di no. Temi di no. Dalia. Non è un nome facile, è un nome italiano? Sì. In effetti sì, ma c'è un piccolo dettaglio che magari non lo rende così italiano. Ah, puoi dircelo? Aspetta, non dimmelo. È francesizzato? No. No, ok, allora dimmelo. Il nome? Oppure... No, come mai è un dettaglio? Perché c'è, dove normalmente c'è una C, c'è una K. Per inciso però poco fa ho pensato a una persona il cui nome... Ah, ok. L'ultima lettera è una N, ma non mentre ero qui, l'ho pensato mentre... L'hai pensato? Ok, quindi l'hai cambiato una volta. No, qui non ho cambiato niente. Io ti direi, forse Catarina è il primo nome che mi viene in mente, ma... Ed è quello giusto, bravo. Eccolo lì. Alla grande. Posso vedere, no, non era facile, Infatti quando ho visto la K pensavo a un nome straniero, invece effettivamente sarà magari un nome della Svizzera interna o... Boliviana. Eccola qua. Puoi leggere, Catalina, Ci siamo andati molto molto vicini comunque, Grazie mille, ti ringrazio. È un piacere, grazie. Tieni la penna, Federico, questo è il tuo applauso. Wow, signori, non era facile perché comunque lui, l'avete visto, è un tipo anche intellettuale, ha scelto una persona che comunque non vede tutti i giorni, ma soprattutto la parte difficile era anche poi capire l'età, le passioni di questa persona e alcuni tratti psicologici. Quindi va bene social media, però siamo sempre consapevoli che tutto quello che pubblichiamo lo stiamo dicendo al mondo intero. Cedo di nuovo la parola a Laura, facciamone un bel applauso. Brava Laura.
Beh, io sono sempre più sconvolta dai tuoi trucchi, sinceramente, non so voi, ma addirittura il pensiero, addirittura una persona con un nome decisamente non semplice, ma quindi il tema dell'identità, se possiamo prevedere il pensiero e l'identità, ma online, cosa succede se esponiamo troppe nostre informazioni su noi stessi e soprattutto dove finisce l'identità vera e inizia quella virtuale? Vediamolo in un altro video. Nei nostri spettacoli, noi mentalisti, abbiamo spesso un pubblico ampio e sconosciuto. Un po' come con voi, so che ci siete, eppure non vi vedo. Lo stesso vale anche nel web, possiamo rivolgerci a tutto il mondo, oppure comunicare a comunità ben definite, come la propria cerchia di amici a un social media. Un mentalista generalmente interagisce con una sola persona alla volta. Attenzione, il contesto influenza la performance. Se ad esempio parlo con qualcuno in un luogo anonimo come una piazza, sarà molto diverso rispetto alla stessa conversazione con una persona a casa propria. Così anche sui social, la nostra performance comunicativa cambia a seconda del luogo virtuale in cui ci troviamo e del tipo di interazioni che svolgiamo, a volte a nostra insaputa, come pubblicare un'immagine che per alcuni amici può essere divertente e imbarazzante per altri. Vi sarà già capitato di controllare i profili di persone a voi più o meno conosciute su dei social media professionali e vedere poi i dettagli della loro vita privata attraverso un altro social media, scoprendo magari informazioni personali che forse non avrebbero voluto dirci, almeno al primo incontro. Scoprire queste informazioni senza chiederle è un po' come nel mentalismo. Quindi, grazie ai profili pubblici sui social media, possiamo dire che un po' già ci conosciamo. Ma è quello che vogliamo? Dario, ma è quello che vogliamo? Davvero vogliamo essere già conosciuti dagli altri sui social media e quindi non permettere di avere una prima impressione faccia a faccia? Davvero succede così? Allora, prima di rispondere, due premesse. La prima, che parlare dopo il mentalista è veramente difficile, no? Perché sono ancora stupefatto Confermo. e disorientato. La seconda premessa è legata a quello che hanno detto i due colleghi, l'aspetto relazionale e l'aspetto della velocità. Noi abbiamo il web e dietro il web c'è tutto, è la rappresentazione del mondo. Spesso interagiamo con un algoritmo, in altri casi con delle persone che non conosciamo e che hanno delle intenzioni. In certi casi sono delle intenzioni positive, la ricerca di una relazione tendenzialmente, altri invece meno positive, potrebbero esserci dei malintenzionati in vari ambiti. Questa interazione è tendenzialmente con me solo davanti a un video. È vero che i ragazzi in certi casi interagiscono in gruppo, però generalmente sono io da solo e mi interfaccio con un mondo, come dire, illimitato. Il web rappresenta tutto quello che succede nel mondo. Quindi questa è la situazione base. D'altra parte c'è un elemento fondamentale, quello della velocità. Siamo nella società della velocità e la velocità è nemica del pensiero e della riflessione. Basta un click per fare molte cose. Il click spesso è una cosa immediata, in certi casi perfino compulsiva. Clicco, 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 clicco. Questa è la situazione base. Arrivando alla domanda specifica, noi spesso esponiamo la nostra persona e anche aspetti di intimità in una maniera non così consapevole. E se in certi casi questo succede in un'interazione, è stato sottolineato, ci sono delle relazioni che possono crearsi sul web, sono di fiducia, non mi mettono in una situazione di pericolo, in altri casi sì. Anche perché tutto quello che espongo in quel mondo è un mondo incancellabile. Sapete che tutto quello che, al di là che uno può copiare, ma è difficile, no? E qui c'è una differenza rispetto a quello che tendenzialmente viviamo in una relazione vis-à-vis.
al di là, è stato accennato prima, nel mondo virtuale l'interfaccia non prevede il non verbale. Hanno inventato gli emoticon, però naturalmente come dire, non possono sopperire alla mimica, no? Prima è stato detto se una persona è triste, in certi casi è vero che lo esprime verbalmente, ma solitamente lo esprime non verbalmente. Questo nel web non esiste, e tra l'altro anche quando ho una relazione video ci sono delle ricerche che dimostrano che il non verbale, l'emotività è comunque attenuata, anche in situazioni tra l'altro problematiche. Per esempio il tema dell'aggressività, che magari avremo modo poi di discutere. Quindi, dicevo, nella realtà, quando io costruisco una relazione, prima di dire qualcosa di mio, di intimo, solitamente passa del tempo. È vero che ci sono delle persone che subito ci raccontano di loro, cose molto personali, però tendenzialmente c'è un tempo nella costruzione della relazione, perché abbiamo bisogno di costruire fiducia. Io con l'altro, l'altro con me. Nell'interfaccia del web questo tendenzialmente tende a non esserci, e non siamo così consapevoli di questo, e questo in certi casi ci porta poi a dare delle informazioni di noi che non avremmo voluto, e che possono essere in certi casi anche motivo di grosse difficoltà. Ecco, quindi se posso riformulare, nel web queste tempistiche così veloci fanno sì che io do delle informazioni di me agli altri, ma che anche ricevo queste informazioni, anche banalmente vedo queste informazioni da un profilo social prima di conoscere la persona, e mi formo un'idea molto velocemente, molto repentina, in un modo che non è il solito con cui il nostro cervello è abituato a formarsi l'idea di qualcuno, dove invece ci sono dei tempi un pochino più lenti e delle informazioni che invece non si possono ottenere nel web. Quindi c'è un po' questo divario tra chi si è in realtà e chi si è online. E infatti questo è l'altro aspetto che volevo chiederti, ma l'identità online e l'identità reale combacia? Anche perché tutta settimana ho fatto workshop con gli studenti e loro dicevano: di solito ho almeno 2 account su Instagram, uno privato, uno pubblico, poi a volte anche un terzo, mi dicevano, per stalkerare gli altri, per fare i curiosi, no? Però quello privato e quello pubblico era proprio di default. Sì. E quindi ti chiedo, ma quindi le due identità come stanno insieme o no? Allora, una cosa, prima ho declinato un po' sul negativo il tutto. Qui c'è la possibilità di avere più di identità, e spesso l'identità che proietto è, come dire, quello che vorrei essere, no? E spesso c'è un aspetto selettivo. Solitamente noi quando carichiamo qualcosa, carichiamo quando siamo contenti, quando siamo in vacanza, situazioni positive. Questo devo dire che poi a livello di interazione sociale crea un problema nella percezione degli altri. Penso che capita a molti di parlare con qualcuno e dice: ma come? Quelli sono sempre in vacanza, sono sempre felici, e io invece no. Ma naturalmente noi ci esponiamo in quella maniera. È difficile, a parte rari casi, che posto una mia foto mentre sto piangendo e sono disperato. È rarissimo, c'è qualche caso, ma è raro. E quindi c'è questa possibilità comunque di creare più identità, e sicuramente questa cosa è una cosa creativa, però ne devo essere consapevole, perché in altri casi, se io proietto un'identità, come dire, una specie di falso sé, facendo credere all'altro che io sono qualcos'altro, poi quando avverrà l'incontro con la realtà si possono creare delle situazioni molto spiacevoli. Questo spesso avviene sull'immagine, le foto, no? C'è anche un po' una correlazione con la chirurgia estetica e tutte queste cose, e spesso ci sono degli impatti di realtà veramente molto spiacevoli, no? Ci ritroviamo delle persone che non riconosciamo, e tendenzialmente perché la rappresentazione fisica è una rappresentazione molto migliore di quella della realtà. Dicevo prima, è chiaro che è una cosa, come dire, sta nella natura di ognuno di noi che vuole proiettare un'immagine positiva, al di là di qualche masochista che d'altra parte
Sì, da una parte c'è l'aspetto dell'immagine, diventa ancora più delicato quando in questa identità mettiamo degli aspetti nostri, molto, come dicevo prima, intimi, legati all'emotività, che è poi l'elemento più importante nella costruzione della relazione con l'altro. Sì, anche perché le emozioni online, correggimi se sbaglio, possono essere amplificate sia nel bene che nel male, no? Perché sono vissute diversamente. Sì, ecco, su questo tra l'altro è interessante, perché si parla molto di mondo virtuale, no? Quindi qualcosa di astratto, non tangibile. In verità, quando succede qualcosa in questo mondo, soprattutto per esempio quando ricevo una critica, l'emozione che vivo è molto reale, il restringimento dello stomaco è vero, l'abbassamento d'umore legato alla biochimica del mio cervello è molto reale, quindi questa dicotomia tra virtuale e reale e somatico in verità non c'è. Ecco, grazie Dario per le tue risposte. Voglio aggiungere che nella differenza tra identità reale e virtuale c'è l'aspetto che tu hai accennato dell'essere autentici piuttosto che dell'essere ideali, no? E lavorando con i giovani quello che è venuto fuori è che l'account privato era l'account in cui le persone erano autentiche, l'account aperto solo a pochi amici eletti, in cui si sentivano liberi di esprimere qualcosa senza essere giudicati. Invece quello pubblico era quello per tutti, no? Quella bella foto, la bella immagine, in qualche modo controllata prima di essere pubblicata. Quindi ho un po' avuto la sensazione quasi di ansia, di timore che gli altri possano pensare male qualcosa di me, che noi sappiamo soprattutto in adolescenza, nei giovani, è qualcosa di particolarmente importante. Sì. Quindi voglio chiedere a te, ma anche agli altri relatori, ecco, questo aspetto del sociale e delle relazioni con gli altri, come è vissuta nell'online rispetto all'offline? Chiaramente il giudizio dell'altro influenza tutti noi a qualsiasi età. Nella fase evolutiva adolescenziale in modo particolare, soprattutto rispetto ai pari. Giudizio negativo magari degli adulti, in certi casi anzi è quasi un titolo positivo. Il giudizio che passa attraverso l'online è come dire, molto pericoloso. Perché tendenzialmente tende a virare sul negativo, si parla della dittatura del like, no? E condiziona i comportamenti anche in maniera molto profonda, anche in comportamenti poi derivanti da giudizi negativi, in certi casi anche drammatici. Il giudizio spesso espresso online sembra un giudizio molto similare al tema commerciale, no? Vali il 70% per il 70%, per il 20%, e questa cosa può minare la percezione di se stessi, la rappresentazione di sé e di sé rispetto agli altri, e quindi in ultima analisi il tema dell'autostima. Il tema dell'autostima infatti in questo periodo storico è particolarmente centrale. No? Quindi l'interfaccia con i social bisogna fare parecchio attenzione, no? Tra l'altro sia a livello dell'immagine, siamo in una società dell'immagine, ma poi anche su elementi personologici. Sicuramente, quindi il tema dell'autostima, anche io lo vedo nelle nostre ricerche, è estremamente importante. Abbiamo ancora qualche minuto. Rosalba, Gianluca, volete aggiungere qualcosa su quest'ultima domanda? Sì, aggiungo qualcosa rispetto alla socialità, no? Abbiamo visto insieme che abbiamo scoperto oggi insieme che abbiamo questo superpotere, giusto ragazzi? Questo superpotere, quindi il nostro cervello sociale ci aiuta a capire come muoverci quando siamo con gli altri, ci aiuta a capire cosa dire, cosa è opportuno, se l'altro sta male, quindi adottare un comportamento adatto, idoneo, quindi consolarlo, farlo sentire supportato. E attenzione, tutto ciò vale in maniera molto reale anche nel mondo digitale, ok? Quindi il nostro bisogno, quando avete bisogno di sentire la vicinanza di un amichetto, di un'amica, avete bisogno di sentirvi appartenere a un gruppo, di stare con gli altri, in realtà è un bisogno reale, quindi anche voi in quel momento avete bisogno di socialità. Quindi è importante sapere che può essere anche una dimensione nuova, il digitale, quindi possiamo avere anche dei vantaggi. Cioè il nostro cervello sociale quando ci dice io ho bisogno di stare un po' con gli altri, uscire, divertirmi, ma non posso,
di fatto il digitale ci aiuta, perché va a soddisfare una necessità che noi abbiamo in maniera naturale. Quindi usarlo bene, in modo tale da poter stare bene, è una cosa molto importante. Ma che poi, Rosalba, questo cervello sociale, ma dove sta il cervello sociale? Bellissima domanda. Perché non siete curiosi di sapere dov'è il cervello sociale? Avete mai visto la foto di un cervello, non vero ovviamente, ma nei libri o in un video? Avete presente un po' com'è il cervello? Allora, abbiamo questa... Sì? Che nel cervello ci sono Due emisferi, bravissima. E sì, abbiamo questi, allora cogliamo la palla al balzo, bravissima, abbiamo questi due emisferi e il nostro cervello sociale, pensate un po' quanto è social, è molto più social dei cellulari, dei social reali tipo Facebook e altro, perché è connesso con tante aree all'interno e abbiamo, è una rete, come se fosse un'autostrada. Connesso con tutto, giusto? È connesso con una parte anteriore, è connesso con una parte qui dietro, c'è una parte qui dietro, una parte qua, ci sono altre parti laterali e quindi c'è tutte queste autostrade che ci girano nella testa, che quando vediamo qualcuno che è triste si accende una parte, no, di questa cordata autostradale. Quando vediamo qualcuno che vuole fare qualcosa, noi dobbiamo capire, leggere quello che l'altro vuole, anche desideri, non solo l'intenzione, anche desideri, quello che l'altro desidera. Ok? Quante volte noi cerchiamo di immaginarci i desideri degli altri? Noi come facciamo a sapere che effettivamente quando organizziamo le feste di compleanno, no? E dobbiamo organizzare il regalino, allora lì dobbiamo riuscire a indovinare, no? Cosa gli piace, cosa le piace. E come facciamo? Usiamo il cervello sociale. È qui che scattano i superpoteri. Ecco, superpoteri che sono ovunque, connessi dappertutto nel cervello, no? Sì, e quindi teniamoli sempre più allenati, perché più li alleniamo e più siamo pieni di superpoteri. Esatto. E quindi Gianluca, vuoi aggiungere qualcosa Certo. in chiusura? Allora, abbiamo parlato dei superpoteri dei nostri cervelli, in contemporanea stanno diventando sempre più potenti anche i superpoteri della tecnologia. Questo lo vediamo in almeno due cose importanti. La prima sono gli algoritmi di cui si parla tanto, i sistemi di autoapprendimento, quindi tutti questi dati di cui stiamo parlando e di cui la rete e le applicazioni si nutrono, vengono, come si dice in gergo, dati in pasto a dei programmi, dei software di elaborazione che processano questi dati e poi imparano quali sono i dati rilevanti per capire le nostre abitudini, imparano per analogia. Quindi per esempio a volte le persone sono stupite dal fatto che vengono proposte delle pubblicità o dei messaggi a partire da cose che non hanno mai detto esplicitamente su internet, non le hanno mai cercate su Google, non hanno mai messo un mi piace online. Come fanno in questo caso? Qual è il trucco che usano i social network, gli algoritmi? Trovano delle persone che hanno molte analogie con noi e se quelle persone che sono così simili al nostro profilo esprimono determinate preferenze, determinate scelte, c'è una buona probabilità, ovviamente non una certezza, che anche a noi quella cosa possa piacere. E poi, visto che si parlava della parte relazionale attraverso il digitale, io quando avevo l'età di chi è seduto qui davanti, l'unico modo digitale che avevo per comunicare con gli altri erano dei messaggini, solo testo. A pagamento poi. A pagamento e anche parecchio cari e con i caratteri contati. E poi sono arrivate le emoji, le emoticon, poi sono arrivate le immagini, adesso abbiamo i video. Oggi il modo in cui ci relazioniamo con gli altri, chi fa i videogiochi multigiocatore lo sa, anche se siamo fisicamente lontani possiamo parlarci, forse anche vederci, sicuramente interagire con l'avatar dell'altra persona con cui stiamo giocando e il futuro è quello del metaverso, dove avremo una dimensione aspettiamo digitale. di tutto, quindi è un po' come dire noi stiamo insegnando al digitale a fare delle magie, no? Quindi chissà se in futuro ci sarà anche un mago digitale. E visto che oramai ci hai spiazzato tutti con i tuoi trucchi, quindi non posso chiederti di predire altro che il pensiero o di far comparire una persona qui, allora io lascerei invece la parola a due giovani, Giorgia e Laila della RSI, che ci raccontano qualcosa dei loro progetti sul digitale nei giovani. Prego, venite pure.
ciao a tutti. Lo so che siete tutti un po' stanchi, siamo le ultime, ok? Vi rassicuriamo in partenza, dopo mangiamo, così almeno. Giorgia, ti lascio magari dire 2 parole su chi sei, poi... Sì, ok, allora ciao a tutti e a tutte. Io sono Giorgia Blotti, la caporedattrice di Spam, dopo ve ne parlo meglio. Io invece sono Laila Blendinger e lavoro all'RSI per la redazione di Kids, WeTube e di Edu, e qualcosina andremo a guardare insieme. Sei andata avanti? Ok. Allora, RSI è l'acronimo per Radio Televisione della Svizzera Italiana. Ok. Radio Televisione digitale cosa c'entra in tutto questo? C'entra tantissimo, perché la RSI negli ultimi 10 anni è evoluta tantissimo per quello che riguarda il discorso del digitale. Tant'è che noi abbiamo un dipartimento che si chiama Cultura e Società, che è dedicato alla cultura e agli aspetti più sociali della vita della Svizzera italiana, e all'interno di questo dipartimento abbiamo un settore che si occupa specificatamente dei prodotti digitali, nel quale noi lavoriamo. Per questo siamo qua oggi, se no non c'entravamo molto. Questi sono i prodotti di cui noi ci occupiamo, sono diversi, siamo su diversi vettori tra YouTube, TikTok, Instagram, Facebook e poi anche con i siti più tradizionali. Oggi vogliamo parlarvi di 2 degli esempi che si occupano di sensibilizzare i giovani all'uso consapevole del digitale. Esatto. Allora, appunto, prima vi ho accennato a Spam. Spam è un magazine digitale che appunto si trova sia su TikTok che su Instagram. Posso fare una domanda? Quanti di voi usano TikTok o hanno già visto un TikTok? Boh. Ok. Instagram invece? Già qualche manina in più. Era giusto un attimo per... Stasera andiamo a controllare se poi ci seguite. Quindi, occhio. E appunto, quello che facciamo noi è creare contenuti di infotainment, quindi sia di informazione che di entertainment, per i ragazzi e le ragazze della Svizzera italiana, diciamo idealmente tra i 16 e i 30 anni. Per iniziare vi faccio vedere un video che abbiamo realizzato apposta per oggi, in cui abbiamo chiesto appunto ai giovani e alle giovani che abbiamo incontrato per strada quali fossero per loro le magie del web. Qual è la magia del web? Ha un potere sia positivo che negativo. Riesce a raggiungere molta più gente anche rispetto alla televisione. Permette di collegare tutti, anche persone che abbiamo molto distanti, anche cercare posti di lavoro al giorno d'oggi tramite il web è molto più facile. Ti dà la facilità di essere connesso con tutti, ti aiuta anche a fare amicizia, documentarti, informarti. Di trasmettere comunque una forte conoscenza. Penso sia molto utile per avere notizie da tutto il mondo, vedere anche punti di vista differenti. Tanti miei coetanei riescono ad informarsi bene dal web. A volte ci sono delle informazioni che non sono vere. Tanti purtroppo lo usano non a scopo benefico, diciamo. È difficile discernere tutte le notizie, spesso viene fatta anche molta disinformazione. Diciamo che i nostri dati non è che sono molto al sicuro. Ci sono stati anche vari scandali in cui i dati personali venivano venduti ad altre aziende. Mi dà fastidio quando io nomino anche solo una cosa, dopodiché mi esce la pubblicità su Instagram, soprattutto se ne parlo, magari se la cerco sul web, avendo accettato tutti i cookie, è normale. Tu cerchi il modello di una macchina, ti compaiono le pubblicità su YouTube, su Instagram. Io ogni tanto mi sento spiata, magari appunto anche quando parlo mi ritrovo prodotti online e dico hanno proprio una telecamera. Il web sicuramente può creare dipendenza. Devi rimanere lì a scrollare, fondamentalmente cosa c'è di interessante nella maggior parte dei casi. Io sento molti miei amici che perdono tempo sulle pagine. Di avere una vita che reputano migliore online. Inibisce le tue capacità nel relazionarti. Magari rischiamo di far prendere il sopravvento appunto dalle relazioni sociali virtuali. Magari non hai un riscontro e ti puoi demoralizzare. E già a 12-13 anni iniziano a pubblicare certe foto che potrebbero finire anche nelle mani sbagliate, per quello che Instagram tra i termini mette che devi essere sopra un certo limite di età e tutte queste cose qua. Online uno può fingere di essere quello che vuole. Se tutti partecipassero alla comunicazione tramite web con buona fede sarebbe veramente il massimo. Ciao Spam. Ciao Spam. Ciao Spam. Ciao Spam. Ok, allora, in questo video, come avete potuto sentire, sono saltate fuori diversi spunti di cui abbiamo parlato anche oggi, appunto magari, che ne so, vi possono rubare i dati, oppure c'è la disinformazione. E quello che cerchiamo di fare noi è un po'
contrastare soprattutto quello che è la disinformazione, creando dei contenuti che possono essere interessanti e anche corretti. Calcolate che più o meno in un anno a Spam facciamo più di 1000 contenuti. E come facciamo a fare così tanti contenuti? Allora, prima di tutto non li faccio io da sola, perché sarebbe impossibile. Infatti, oltre a me ci sono altre 7 persone che fanno questo lavoro e con queste altre 7 persone ogni settimana noi ci troviamo e pensiamo a quali contenuti potrebbero essere interessanti per il nostro pubblico. E oltre a questo scambio di idee che è comunque essenziale, c'è anche uno scambio proprio con il pubblico stesso, perché l'idea è che noi parliamo di ciò che al pubblico possa interessare, quindi se al pubblico interessa parlare di giovani e assistenza, noi cerchiamo di creare il contenuto sui giovani e assistenza, per esempio. E ecco. Un altro degli esempi che la RSI ha iniziato a sviluppare nell'ultimo anno, quindi un prodotto nuovissimo, è RSI Edu, che è un format che va prima di tutto sul sito della RSI e poi su YouTube ed è dedicato come pubblico primo ai ragazzi delle scuole medie della Svizzera italiana. Ora, quello che è successo sappiamo tutti quanti, siamo rimasti chiusi in casa durante la pandemia per anche troppo tempo. Ci è stato richiesto come azienda a un certo punto di subentrare un pochino per aiutare anche quello che riguarda il mondo della docenza, per cercare di dare un pochino una mano a parlare di determinati temi che magari non fossero discussi in classe. Tra questi anche quello che è l'educazione al mondo digitale. RSI Edu è suddiviso in 3 macro categorie che sono quella di tech, ambiente e società, e in queste 3 macro tematiche noi affrontiamo tutti i temi che sono parascolastici, se volete, quindi per esempio sotto ambiente che cosa sono i fiumi volanti. Se non sapete cosa sono i fiumi volanti, stasera potete andare a cercare il video che vi spiega cosa sono ed è super interessante. Però al di là dell'ambiente, tech e società invece si occupano un pochino di più di parlare di quelli che sono gli aspetti del mondo del digitale e non solo. Tech si occupa un pochino di più dal punto di vista, se volete, un po' più tecnico anche delle questioni. Cos'è una blockchain, come funzionano le criptovalute, come Facebook e Instagram fanno dei soldi. Quello si occupa tech. Invece con società ci occupiamo di parlare di quello che riguarda il lato più umano di queste tematiche. E quindi abbiamo fatto una serie di video a partire da cosa sono e come funzionano le fake news, a poi altre tematiche. Io ci terrei a farvene vedere uno che secondo me fa vedere un pochino come RSI ci occupiamo di fare un po' di prevenzione e anche di parlare di quelli che sono i rischi del mondo digitale. Scusate, ecco, c'era questa slide che spiega un attimo un pochino meglio. Mi passi quella avanti già, che almeno... Voilà. Ehi tu, sai che cos'è la netiquette? La parola netiquette unisce il vocabolo inglese network, ovvero rete, e quello francese etiquette, che in italiano significa buona educazione. Ma no, mica ti insegneremo a non mangiare con i gomiti sul tavolo o a bere il tè con il mignolino in su. La netiquette, dopo tutto, non è il galateo, ma diciamo che ci va vicino. Diciamo che possiamo considerarla una sorta di raccolta di buoni comportamenti e maniere da adottare online. Insomma, consideriamo che online siamo in tanti e abbiamo altrettanti modi di comunicare. Andresti mai per strada a urlare in faccia alla gente? Non credo. Allo stesso modo ci sono delle cose che online vanno proprio evitate. 1. Spammare. No, non parliamo del nostro magazine social, ma della condivisione ripetuta di contenuti spesso fuori tema. Che sia online o per messaggio è una cosa veramente fastidiosa. Dunque, perché insistere? 2. Insulti online. Come non insulti i tuoi compagni a scuola? Non lo fare nemmeno online. Dall'altra parte dello schermo c'è qualcuno che sicuramente non gradirà. Anzi. 3. Insistenza in chat. Che ti piacciono, le persone hanno diritto di non rispondere, oppure stanno facendo altro. Inviare 2400 notifiche non migliorerà di certo la situazione, oltre che essere un po' maleducato. 4. Condivisione non consentita. Ci sono delle persone che non hanno esattamente piacere che i propri messaggi e le proprie foto vengano condivise, anche se non si tratta di sexting. Dunque gli screenshot agli amici, forse no. Queste sono solo alcune delle regole base della netiquette. Se dovessimo citarle tutte, potremmo farci un film.
Lo scopo finale? Creare un paradisiaco mondo online dove la gente non si scanna e magari riesce anche a essere gentile con gli altri. Dici che è troppo? Beh, forse hai ragione, ma vale la pena provarci. E ora sapresti spiegare che cos'è la netiquette? Allora, questo è solo un esempio dei video di società in cui parliamo della consapevolezza digitale e comunque dell'educazione in generale di tutti i temi che riguardano il mondo della società. Come li realizziamo? Allora, non siamo solamente noi, redazione, tra l'altro siamo 4 persone in questa redazione a scrivere i nostri video, noi ci affidiamo anche esperti, psicologi, giornalisti che ci forniscono la loro mano, la loro penna per scriverci le tematiche, in modo da essere il più possibile precisi nelle informazioni che noi diamo ai ragazzi, ai genitori e ai docenti nelle scuole. Questo per noi è una cosa molto importante e la RSI si impegna nelle notizie che pubblica non solo dal lato info ma anche con magazine digitali come Spam, Edu e gli altri prodotti ad essere qualora possibile sempre più precisa e diciamo veritiera. Ci sono tantissimi altri esempi di cui noi potremo parlare, noi vi abbiamo citato i nostri esempi alla RSI, ma ci sono tantissimi prodotti che sono valevoli e sono super, non solo online ma anche in televisione, tra cui Vice, non so se conoscete il magazine, era prima un digitale cioè era prima cartaceo e poi è diventato digitale. A me per esempio sono super fan del quotidiano francese di TMC, sono molto puliti, fanno un'informazione giocosa, per di più in televisione, quindi questo aspetto del digitale un po' più giocoso c'è anche su vettori più tradizionali, e poi invece in Italia c'è il Post che Giorgia mi dice che spesso lo utilizzate per spam anche, cioè prendete ispirazione anche dai colleghi. Sì, assolutamente, è una cosa che facciamo spesso, quella di anche guardare gli altri cosa fanno, a parte per cercare di fare bene uguale e poi anche per prendere ispirazione proprio per quello che vi dicevo prima delle idee, perché avere così tante idee non è sempre facile, quindi diciamo che usiamo anche noi stessi il web per avere degli spunti per creare contenuti. E poi soprattutto noi quello che importa è creare dei contenuti che siano di qualità, più che la quantità, quindi uscire con un'informazione ogni ora, con un post ogni ora, con un video, con 12 video ogni giorno, non avrebbe nessun senso. Quello che conta per noi è garantire sempre, con una quantità minima che abbia un senso, comunque il servizio di qualità, che per la RSI comunque è il punto principale ed è molto importante. E noi, a maggior ragione sul digitale, considerando che parliamo da ragazzi giovanissimi, ci importa ancora di più. Ecco, con quest'ultima slide vogliamo un po' fare una riflessione su quello che riguarda la digitalizzazione sia dal lato degli utenti sia dal lato di chi produce. Diciamo che la maggior parte degli utenti vivono il mondo del digitale in maniera passiva, nel senso che prendo il telefono, scrollo la home e magari come contributo su questi social c'è la foto delle vacanze, la foto in famiglia, le stories quando sono magari in giro a Lugano e ci sono degli eventi e quindi mi capita al concerto di Fabri Fibra di fare la storia e dire io ero lì. La verità è che però c'è tantissima gente come noi che si occupa invece di fare i contenuti e quindi da entrambe le parti ci sono dei rischi che bisogna essere molto attenti a considerare per non essere poi le persone che generano tutti i rischi di cui abbiamo parlato, quindi magari produrre informazioni sbagliate, esporre ai rischi non solo chi produce ma anche gli utenti che poi ci guardano, e queste sono delle cose a cui facciamo molta attenzione. E a noi piace sempre ribadire per gli utenti di avere un certo senso di discernimento, quindi qualora discernimento, so che è una parola un po' difficile, significa che quando vedete una notizia non dite subito «ah, ma è vera», cioè no, ecco aspetta, fermi tutti. Ci sono dei modi per confermare se le notizie sono vere o false e bisogna sempre fermarsi a guardare se effettivamente la notizia ha un senso oppure diciamo un po' campata per aria. Di essere consapevoli e poi di avere un senso di responsabilità, perché la responsabilità non è solo quella di tutti i giorni per strada, ma è anche importante svilupparla, coltivarla sul mondo dei social. E invece per chi crea, creo, poi pubblico, ma sempre con testa. Quindi quello che dicevamo prima, non pubblicare solo per pubblicare, ma farlo anche in maniera intelligente, pensando a cosa possiamo dare agli altri. E questo vale anche per gli utenti. Quando scrivo un commento,
sempre considerare la sensibilità delle persone che ci sono attorno che potrebbero leggerle, cercare di non generare commenti di odio, qualora si vuole fare una discussione che è assolutamente lecito online, farlo sempre nel rispetto di tutte le persone che sono presenti sui social che consumiamo. Quindi niente, volevamo lasciarvi con quest'ultima citazione: in un mondo alluvionato da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. Questo per dirvi quanto è importante il discernimento. Grazie Giorgia, grazie Laila, molto interessante tutte queste iniziative, devo dire che non immaginavamo questa cosa. Vi direi che è il momento di chiudere e io chiudo dicendo che l'IPSA quest'anno il 10° volume è proprio dedicato al digitale, lo smartphone alleato nemico, quindi può anche essere un alleato. Se volete saperne di più lo trovate all'ingresso, non tanto per quello che c'è scritto dagli esperti quanto per il fumetto. C'è un fumetto dentro con la storia di un personaggio, James, che fa tante cose nel digitale, ha dei problemi e poi cerca di capire come risolverli questi problemi. Quindi saltate pure la parte noiosa e andate al fumetto che vedete che vi divertite. Grazie a tutti, grazie Federico. Let's party then.